piace camminare con noi? Allora iscriviti, che aspetti? Duomo di Pontremoli. O dimmi un po', com'è che stiamo percorrendo la Francigena ma nel verso sbagliato? Perché siamo cretini. No, perché stiamo facendo la via del Voltosanto che diciamo che il percorso classico su in montagna per un breve tratto va nel verso opposto alla Francigena. Adesso usciremo dalla porta di Parma e poi inizieremo a inerpicarci verso Arzengio, è uno scioglilingua del paese. Arzengio, il Ceretoli, Serravalle, Rocca Sigillina, Treschietto. Numero di chilometri imprecisato. Ve lo sapremo dire purtroppo. Se il live funziona. Se il live funziona. In cammino. Ed eccoci a Porta di Parma e usciamo da Pontremoli. Alla nostra sinistra in alto il castello del Piagnaro, non so se da qua si riesce a vedere, si vede solo la galleria di accesso al castello con l'ascensore e noi dobbiamo cominciare a salire su di là. Via Francigena Nord. Ecco là il castello del Piagnaro. Allora, di là c'è il ponte che porta sulla Francigena, mentre noi saliamo di qua sul Voltosanto. Abbiamo già visto i bolli di vernice blu, per cui sappiamo di essere sulla strada giusta. Una bella salita verso Arzengio. Non riuscirò mai a pronunciare nel modo corretto il nome di questo paese. Siamo in mezzo a un uliveto, il sole ha fatto il capolino giusto adesso, fa un po' caldo, comincia a far caldo, sono le 7:35 di mattina. Abbiamo lasciato finalmente l'asfalto e continuiamo la nostra salita verso Arzengio. Dai, 2 settimane come oggi saremo già in cammino sulla via degli Abati. Bello. Però tu avrai uno zaino da 8 kg, non questo zainetto leggero qui. Notizia mi dai, Il pensiero non ti rallegra? No. Un bel cammino tutto d'un fiato con le accoglienze, i B&B, lo zaino affardellato. Wow. Ma comprare le sigarette. Vabbè, ok. Qualcuno vuol venire con me al posto della pellinetta oscura che a quanto pare lei si sta tirando indietro. E qui davanti a noi dovrebbe esserci il cimitero di Arzengio. Quella là dovrebbe essere già Ceretoli, che raggiungeremo a breve, e qua sopra c'è Arzengio. Salire? Allora, se sali visiti Arzengio, se scendi vai a Ceretoli. Noi dobbiamo andare a Ceretoli. Questo è Arzengio. In effetti si vede che ha ancora una forma piuttosto quadrata dell'abitato. Pare sia di origini bizantine, come tante altre località qui della Lunigiana, tipo Filetto, il borgo murato di Filetto, deve essere Filatterium, qualcosa del genere, un avamposto bizantino, fortificato bizantino. Il momento storico del Pellegrino Brianzolo. Che in realtà toccherebbe a te il momento storico e artistico. Ma non avevi detto che eri tu l'appassionato di storia? Sì, ma la laureata in materie artistiche sei tu. Nell'università della Sì. vita, non è vero? Vi farò una foto della sua laurea prima o poi appesa al muro. Va via. Va. Torniamo sul percorso. 446 metri sul livello del mare. Ci sarà un bar aperto?
spero. No, più che altro ci sarà un bar anche chiuso, ma... Se chiuso non so cosa fare. Però almeno c'è un bar. Io c'ho qualche dubbio. Non ti servono le mie aspettative. Guarda, c'è una chiesa, magari è aperta. Tanti bar, C'è qualche casa, la chiesa è finita. Finita Ceretoli. Avanti verso Serravalle, che però fa tanti chilometri. Là sotto c'è il sentiero Lunigiana Trekking 5, che però è invaso dai rovi, e allora percorreremo una strada qui, questa qui sterrata, che allunga un pochino ma corre più o meno parallela al sentiero, però è sgombra, mi ha fatto un pezzettino, mi sono spinato tutte le mani. Diciamo manutenzione sul Lunigiana 5 da rivedere. Insomma, comincio a capire perché sia meglio segnata la via bassa, quella che corre sulla Francigena, che ci mette la metà dei chilometri e non fa salite, a parte cos'è, filattiera, a parte la salita alla filattiera, ma quella sono 50 metri. Beh, qui diciamo sei in mezzo alla natura, mentre giù fondovalle devi fare tutto uno zigzag per evitare di camminare sulla statale della Cisa. Qui vediamo un po' di panorama. Adesso non so se là sotto è Dobbiana e davanti a noi dovrebbe esserci Tarasco, ma Tarasco non è segnalato niente di particolare, ma a Dobbiana c'è una chiesa abbastanza significativa per questo cammino, perché ha una scultura e diverse raffigurazioni del volto santo. Vedremo se la troveremo aperta. È la nostra maledizione trovare tutte le chiese e i luoghi di interesse chiusi. Ma cosa ci fa un boschetto di bambù in montagna in Lunigiana, non ne ho idea, però a sto punto voglio anche i panda. Vuoi anche i panda? Certo. E guarda bene che magari ci sono i panda lunigiani che mangiano i germogli di testaroli. Beh certo, non si sono evoluti anche loro. Via. La chiesa di San Giovanni Battista a Dobbiana, vediamo se è aperta e visitabile. La chiesa di San Giovanni Battista, una grande tela con la raffigurazione del volto santo. Qui è entrata, ma sembra sbarrata. Siamo appena usciti dall'abitato di Macerie e comunque ci sono i segnali blu. Dentro Macerie c'erano anche le frecce indicatrici blu, sempre in blu, per cui si prosegue. Ecco là il prossimo segnale. Questo bianco e rosso è quello del trekking Lunigiana. In quella direzione Pontremoli e poi tutta la Lunigiana verso Aulla. E qui siamo in territorio del comune di Filattiera, che dovrebbe essere là sotto, e ora proseguiamo verso Serravalle. La segnaletica ci porta ora sul trekking Lunigiana 5, che è non dico che sia più curato dell'altro, ma almeno non ci sono i rovi per ora. Vedete, sta aspettando che ci inoltriamo per poi far spuntare di colpo tutti i rovi, in modo che lui non si possa tornare indietro. Diciamo che non ci sono i rovi, però c'è un po' di erba alta. Attenzione alle zecche, perché quella zona è piena di cinghiali e per cui sono proliferate anche le zecche. Di qua Caprio, Ponticello, Scorcettoli, dove c'è la civiltà e ci sono i bar aperti. Ma noi invece andiamo a Serravalle, dove l'unico bar che c'era ha chiuso. Ciao cavalli!
Sì, sì, fatto. Non c'è il bar? Che ti aveva detto?